Sei anche tu una di quelle persone che, come me, vorrebbe che l'essere umano fosse più sensibile a quello che accade nella natura, al suo impatto sul pianeta? Anche tu, come me, ti sarai chiesto come mai sia così difficile far passare questo tipo di consapevolezza, attivare questa sensibilità e mettere la questione del rispetto del pianeta qualche scalino più in su nelle priorità del pensiero umano. In questo video ti voglio proporre un mind shift, il salto di pensiero che secondo me è ciò che può mettere in moto tutto questo meccanismo e il perché invece non stia funzionando con il modo di pensare le idee di adesso, neanche tra gli attivisti. O Lady of Avalon. Il rapporto tra essere umano e natura, l'essere umano e il pianeta Terra. Un rapporto che sembra difficile e non se ne viene a capo. Ci sono un sacco di idee diverse su quale sia l'impatto dell'essere umano sul pianeta e sulle condizioni climatiche che stanno mutando. Per molte e molti di noi è evidente che in questo modo però non sia possibile continuare a lungo e che, per come viene detto anche da molti scienziati, siamo vicini al punto di non ritorno. In quella epoca che è stata definita antropocene proprio per questo inedito impatto che ha l'essere umano su tutto l'ecosistema. Prima di proseguire voglio chiederti di iscriverti al canale e attivare la campanellina con le notifiche per rimanere aggiornato e aggiornata sui contenuti di questo canale che hanno a che fare con la spiritualità radicata, un modo di pensare oltre le dicotomie e l'attivismo. Facciamo un po' di ordine. Credo fermamente che il grosso del problema risalga alla dicotomia natura-cultura. Cosa vuol dire questo? Alla scissione della dimensione dell'essere umano con tutto ciò che fa dal piano della natura. Una scissione che noi oggi diamo talmente tanto per scontata da averla assorbita a mo' di spugna in ogni nostra cellula e averla fatta nostra anche inconsapevolmente, anche nei settori di attivismo. In realtà ovunque mi giri e a qualsiasi dibattito partecipi, a qualsiasi lettura del mondo, narrazione e addirittura sistema simbolico, continuo a trovare questa distinzione essere umano-natura ovunque, dappertutto. Per farti un esempio, che mi occupo anche di spiritualità, mi capita spesso di sentire critiche ai progetti di moderni templi nell'ambito del neopaganesimo o di correnti affini perché si sostiene che la vera sacralità non possa essere in un artefatto umano, ma si debba trovare nella natura all'esterno. Questo è un esempio che porto perché è calzante, seguimi nel ragionamento. Per seguirmi nel ragionamento ti propongo di guardare queste immagini e rispondere dentro di te a questa domanda. Quali di queste immagini connoteresti con l'etichetta natura? È probabile che tu abbia escluso la casa, ad esempio, mentre abbia riconosciuto come natura il nido dell'uccellino, la tana, eccetera. È una cosa curiosa questa, perché il fatto che, a prescindere da che cosa, tutto ciò che viene fatto da mani umane venga considerato opposto di natura è indicativo che abbiamo assorbito dentro di noi in automatico questa dicotomia natura-cultura. Ecco dove voglio proporti il mind shift. Perché se noi guardiamo cos'è che è la costruzione dell'essere umano, una casa, la mia casa. Cos'è la mia casa? La mia casa è un ammasso di mattoni, di tubi, di una serie di cose che mi permette di dimorare, di avere un riparo, di svolgere i miei bisogni primari e la mia esistenza essenziale. In cosa
io come essere vivente che costruisco mattone su mattone, tegola su tegola, sono così diverso da un formicaio dove le formiche si servono di ciò che trovano per costruire i loro belli intrecci labirintici che poi hanno la stessa funzione della nostra casa. Non è forse un intervento di un essere vivente sulla natura? È un uccellino che va a raccogliere quello che trova in giro, ogni uccello ha le proprie tecniche e costruisce il suo nido. Non è quello un intervento sui rami del mio albero? Le api che costruiscono il loro alveare con queste meravigliose celle esagonali di cera che sono state in grado di incantare, anche connotare con una dimensione di sacro sin dalla antichità. Non è anch'esso una costruzione di un essere vivente? Ecco, questo può generare subito delle resistenze, perché se quando parlo di casa viene più semplice cercare insomma di essere più accoglienti rispetto a questo ragionamento, se io richiamo senza un distinguo tutto l'agire umano, anche le distruzioni delle foreste, la cementificazione selvaggia, eccetera, allora il mio ragionamento non sta più in piedi, giusto? Questo ragionamento sembrerebbe proprio dare ragione alla dicotomia natura e cultura, per tutto quello che abbiamo fatto, per la nostra capacità di distruggere, eccetera. Sembra proprio che tutto ciò che tocca l'uomo sia un po' il remida al contrario, distrugge. Questo perché organizziamo la lettura di questa realtà secondo il pensiero dicotomico, dualismo oppositivo. Nel momento in cui il nostro sguardo è indirizzato a leggere e a riempire le categorie umano di tutta questa cosa qui, quindi sì la mia casa ma anche la distruzione e natura con tutto il resto, sembra veramente impossibile svincolarsi da questo ragionamento. Però ecco il mind shift. Il problema è che il nostro agire così, in questo modo, noi autoreferenziali andiamo per la nostra tangente distruggendo a piacimento in base a quello che è il nostro interesse e tornaconto nell'immediato, è a sua volta causa di questo ragionamento. E quindi entriamo in un circolo vizioso. Mi spiego. Se anche nel nostro attivismo continuiamo a rinforzare questa narrazione, non riusciremo mai a cambiare e a mettere in moto un processo differente da questo, perché nel momento in cui anche volessimo prendere l'altra parte, qui siamo esseri umani, cultura contro natura, quindi la percezione è di uno scontro di due dimensioni nemiche, se vince uno perde l'altra e se vince l'una perde l'umanità. E anche se nell'attivismo noi facciamo il tifo per la natura, questo significa che mettendoci contro l'essere umano, che è un paradosso perché siamo noi stessi, però manteniamo quella polarizzazione attiva e l'energia nutrirà questo continuo scontro. La soluzione è uscire da questa logica duale oppositiva. Su questo ho fatto un approfondito intervento della durata più lunga di questo video nell'ambito della Roma Goddess Conference del 2021, che è ancora fruibile su richiesta all'organizzazione della conferenza di Roma, ed emerge molto chiaramente. Ad esempio, siamo nella dicotomia quando crediamo che per risolvere il problema di convivenza tra essere umano e lupo, l'unica soluzione sia sterminare il lupo. Essere umano che vince sulla natura. Essere umano vince, natura muore. Però siamo sempre nella dicotomia quando diciamo cose del tipo meritiamo l'estinzione. Perché non diamo spazio a un modello differente che faccia questo, che integri. Se la natura è percepita come un essere che si deve vendicare dell'essere umano, se l'essere umano è percepito come un virus e basta, che è solo capace a danneggiare la natura, noi siamo ancora nella dicotomia.
L'unica fuoriuscita la fornisce in realtà non un esercizio mentale. Io applico i principi teosofici che non trattano di rimanere solamente in un'astrazione, ma guardano quale tipo di idea è in grado di produrre quale tipo di mondo. E qua abbiamo dei maestri, abbiamo delle culture maestre indigene, nemmeno così conosciute, nemmeno così piccoline, che non hanno mai distrutto quel senso di unità tra essere umano e natura. Dove voglio andare a parare? Voglio andare a parare che bisogna ricomporre quella dicotomia. Noi siamo natura. Ed è del momento in cui facciamo nostra questa consapevolezza, e quindi non soltanto un esercizio mentale, ma anche una comprensione a cascata su che tipo di realtà questa risoluzione, questo sentirsi natura produce, è solo allora che la iniziamo a manifestare del mondo. E se la iniziamo a manifestare del mondo, è solo allora che possiamo cambiare il processo distruttivo in atto. Questo significa che la casa che mi costruisco può non essere troppo differente dal formicaio e che l'agire umano può essere assolutamente all'interno dell'agire ciclico naturale dove intervengono tutti gli esseri viventi. Certo, non qualsiasi agire umano, ma perché l'essere umano scelga di agire con consapevolezza serve riuscire a uscire da questa gabbia di dualismo dicotomico. Non è più natura e essere umano, è essere umano che è natura. Quindi io come attivista non sono più una che difende la natura. Abbiamo questo bellissimo esempio di questo artista che spesso nomino Mundano, è un attivista. Lui lo spiega benissimo. Io sono natura che si difende. Capisci la differenza tra io proteggo la natura, c'è l'immagine del soldato che protegge qualcosa di esterno a sé, o io sono natura che si difende. Allo stesso tempo nel nostro linguaggio, se l'essere umano è un virus, è esterno alla natura, non fa parte della natura. Se l'essere umano concepisce una natura esterna che si deve vendicare, è comunque ancora nella separazione. Cominciamo a ragionare sul linguaggio che utilizziamo. Per esempio, possiamo pensare di capire quando l'essere umano può agire in equilibrio o in disequilibrio. È questa la chiave di lettura. Per uscire da essere umano contro natura, dove l'essere umano è sempre negativo e la natura sempre positiva o viceversa, e per fare questa cosa qui occorre ragionare sul quale tipo di azione noi esseri umani siamo in grado di portare. Perché è proprio scendendo dalla natura che abbiamo perso il senso del limite. Quale limite? Quello dell'azione dentro un ecosistema. Quale limite ancora? Quello della capacità di agire all'interno della capacità della natura di rigenerarsi. Ok? La questione non è avere impatto o non averne. Ecco perché portavo l'esempio delle formiche, dei nidi, degli uccellini, eccetera. L'impatto è inevitabile se vogliamo sopravvivere e nel momento in cui veniamo al mondo abbiamo un impatto per natura, tutto ha un impatto su tutto. Quello che manca, separando natura da cultura, è la capacità di mantenere l'impatto dentro il confine dell'autorigenerazione, che è una capacità della natura e che ci stiamo dimenticando. Se noi leggiamo impatto uguale male e non impatto uguale bene, non riusciremo mai a venirne a capo, perché ogni cosa ha un impatto. Se invece noi riusciamo a risignificare e rifare comparire il senso del limite all'interno della nostra cultura, quale limite? Quello della capacità rigenerativa della natura, allora anche il nostro agire ritorna all'interno della sfera natura. Perché? Perché la natura umana è far cultura e noi non siamo separati e separate dalla natura. Se noi andiamo ben a studiare miti e credenze di molti popoli nativi, vediamo che loro il limite l'avevano sacralizzato. È un esempio negli aborigeni australiani di Ayers Rock, che per molto tempo
è stata scalata da turisti senza la minima concezione di rispetto, quando per loro era una montagna inviolabile. Non perché non fossero capaci di salirci sopra, ma perché quel lasciare una dimensione di non conquista era ciò che permetteva alla loro cultura di rimanere all'interno di questo limite. È un limite sano, un limite costruttivo, un limite che impedisce l'autodistruzione, perché la distruzione di un ecosistema significa in automatico, inevitabilmente, anche la distruzione dell'essere umano. E questo dovrebbe farci ricordare che sì, non siamo scissi, siamo un tutt'uno. Quindi la sfida adesso è cercare di capire come ragionare oltre la dicotomia e rimparare a ritornare natura. Lady, I hear your voice calling me through the mirror.